Benvenuto. Namaste. Oggi praticheremo insieme una sequenza di varianti di Paschimottanasana, la posizione della pinza, per allungare la muscolatura della schiena e della parte posteriore delle gambe. Iniziamo portandoci con le gambe piegate, i talloni a terra e le caviglie flesse. Scivoliamo in avanti appoggiando l'addome e il petto sulle cosce. Inizieremo con dei leggeri massaggi che ci aiuteranno ad invitare i muscoli piano piano a lasciarsi andare. Iniziamo con degli scivolamenti partendo dalle caviglie verso le cosce, piano piano, creando una leggera pressione con le mani e invitando piano piano questi muscoli ad allungarsi, ad ammorbidirsi, sempre con dolcezza, con gentilezza. E poi iniziamo ad impastare un pochino i muscoli. Massaggiamo in modo un pochettino più profondo. Bene, ora separiamo un pochino di più le gambe tra di loro e andremo ad afferrare la parte esterna dei piedi. Iniziamo, le mani tirano un pochino in avanti, spingono un pochino e noi iniziamo ad inarcare la colonna. Ruotiamo il sacro indietro, la zona lombare, si apre il petto, le spalle spingono verso il basso e indietro. Apriamo il cuore, lo sguardo è al cielo. Poi cambiamo la presa, le mani si spostano all'interno dei piedi e curviamo la colonna. Partendo dal sacro che ruota in avanti, curviamo la zona lombare, il dorso, portiamo il mento al petto. E poi manteniamo questa curvatura della colonna, riportiamo le mani all'esterno dei piedi. Tiriamo, spingiamo in avanti con le mani e ci aiutiamo a srotolarci, ad aprirci, sempre partendo dal basso. E ancora le mani si portano all'interno e continuiamo a curvare. E ancora all'esterno e srotoliamo. Ancora all'interno e curviamo. Ancora all'esterno e apriamo. Manteniamo per qualche istante, respirando nel torace. E poi ritorniamo con la presa all'interno e curviamo. E anche qui manteniamo per qualche istante, respirando nella schiena, sentendo che ad ogni ispirazione la muscolatura si espande verso l'esterno e ad ogni espirazione si ammorbidisce, si rilassa. Respiri ampi e profondi. Manteniamo la posizione della schiena, le braccia si spostano sotto le ginocchia, le mani e i gomiti opposti, riavviciniamo tra di loro i piedi e le gambe. I gomiti tirano un pochino verso il basso in modo da approfondire ancora di più questo allungamento. Manteniamo per quanto possibile l'addome e il petto vicini alle cosce e andremo a fare dei passettini con il bacino indietro. Arrivati con le braccia a terra, manteniamo per qualche istante e andremo a piegare e a distendere alternativamente le gambe. Cerchiamo di non forzare nelle prime posizioni in modo da concedere alla muscolatura tutto il tempo necessario affinché si possa allungare con dolcezza. Manteniamo ora le gambe leggermente piegate e ci abbandoniamo in avanti. Sempre con il nostro bel respiro profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
Andremo ora ad aprire le braccia lateralmente all'altezza delle spalle, manteniamo la schiena ancora curva, flettiamo i polsi, rivolgiamo i palmi delle mani verso l'esterno, scivoliamo in avanti con i talloni, distendendo le gambe, manteniamo le caviglie ben flesse e le gambe attive, curviamo quanto possibile la colonna. E poi piano piano la srotoliamo per risalire, contemporaneamente ruotano anche le punte delle dita delle mani verso il basso. Apriamo il petto e ancora ruoto la colonna partendo dal sacro, la curvo e ruotiamo in avanti anche la punta delle dita delle mani. Portiamo il mento al petto, immaginiamo di voler raggiungere le ginocchia con la sommità del capo e poi risaliamo, sempre ruotando anche le mani e mantenendo i polsi quanto più flessi possibili, i palmi spingono verso l'esterno. Lo faremo più volte. Risaliamo. Manteniamo il busto ben allineato, portiamo i palmi delle mani sulle cosce, poco più in alto delle ginocchia. E inspiro, inarco ancora la colonna sacro, lombare, dorsale e cervicale. Espiro, i palmi spingono sulle cosce e arrotondo la colonna indietro, chiudo le spalle in avanti, mento al petto. E ancora inspiro, risalgo, inarcando bene, gambe sempre attive. Espiro, coppa. Ancora inspiro ed espiro. Piano piano risaliamo, riallineiamo bene la colonna. Salgono le braccia parallele al pavimento. Andremo piano piano ad allungare alternativamente in avanti le braccia sinistro e destro mentre ci flettiamo in avanti e mentre torniamo indietro, inclinandoci leggermente verso terra e risaliamo, scendendo poi di nuovo in avanti e ritorniamo per scendere indietro. Anche questo esercizio lo faremo più volte. Le gambe sono attive e le caviglie flesse. Manteniamo l'allungamento in avanti, andremo piano piano a ripiegare il braccio sinistro, sfiora il pavimento e si allunga indietro. Il braccio destro in avanti e il sinistro indietro. Lo ripieghiamo e si allunga in avanti. Ora il destro scivola a terra e si allunga indietro e tutte e due le braccia si allungano in direzioni opposte. Ritorna il braccio destro e ancora il sinistro. Lo faremo più volte alternando le braccia, sempre allungandole in direzioni opposte e mantenendo il tronco flesso in avanti e obliquo rispetto al pavimento. Ci fermiamo e appoggiamo le mani sulle piante dei piedi passando da sopra le dita. Andremo a spingere in avanti alternativamente con le piante dei piedi. E poi tutte e due. Ritorniamo, manteniamo la caviglia destra flessa e spingiamo sul dorso del piede portandolo a punta un pochino. Spingiamo e alterniamo. Ora rimane flessa la caviglia sinistra, il piede destro a punta e con la mano spingiamo un pochino. Alterniamo sinistro e destro. Ritorniamo al centro, ci fermiamo,
Portiamo a terra lateralmente la mano sinistra, la mano destra rimane sulla pianta del piede destro. Sale la gamba, la accavalliamo alla sinistra. Ora il piede destro spingerà bene in avanti e porterà con sé il braccio e sentiremo un allungamento profondo della parte destra della schiena. Lo faremo piano piano più volte. E poi manteniamo. Ritorniamo e lo ripetiamo dall'altro lato, quindi la mano sinistra sulla pianta del piede, mano destra a terra, laterale, sale la gamba sinistra, la accavalliamo alla destra, anche qui spingiamo in avanti con il piede sinistro e sentiamo che stiamo allungando man mano la parte sinistra della schiena. Manteniamo la spinta del piede in avanti. E respiriamo lì dove sentiamo che stiamo allungando. Ritorniamo e riappoggiamo a terra il piede sinistro. Portiamo a terra anche la mano sinistra. Apriamo verso l'esterno il braccio sinistro, sale il braccio destro. Ci spostiamo un pochino con il tronco ruotandolo verso sinistra e ci allunghiamo in avanti con il braccio destro più volte. Manteniamo l'allungamento, le gambe sono sempre attive, le caviglie ben flesse. Appoggiamo a terra la mano destra, avviciniamo la sinistra e pieghiamo entrambe le braccia più volte, piego e distendo. Mantengo per qualche istante le braccia piegate, se riesco porto gli avambracci a terra, ma mantengo il gluteo destro appoggiato a terra, oppure le braccia piegate quanto riesco. Anche qui respiri ampi e profondi. Mantengo e vado ad allungare le braccia, sempre spingendo bene a terra il gluteo destro. E poi piano piano scivoliamo indietro. Portiamo la mano destra a lato del bacino. Sale il braccio sinistro. Una leggera torsione a destra e riprendiamo la sequenza. Scendiamo piano piano in avanti come a voler toccare la parete di fronte a noi e ritorniamo con il busto bello dritto come abbiamo fatto dall'altro lato. Sempre le gambe ben attive e le caviglie flesse. Manteniamo e ci allunghiamo bene bene quanto possibile. Portiamo la mano sinistra a terra, avviciniamo la destra e pieghiamo entrambe le braccia e distendiamo. Sempre mantenendo il gluteo sinistro ben spinto a terra. Manteniamo poi entrambe le braccia piegate e, se riusciamo, entrambi gli avambracci a terra. Distendiamo poi le braccia e ci allunghiamo quanto possibile. E poi ci riportiamo con le mani sulle piante dei piedi e ancora ci allunghiamo per qualche istante. Le mani spingono sulle piante dei piedi come a voler piegare un po' di più le caviglie. La schiena ben dritta, lo sguardo in avanti. Ed ora appoggiamo i palmi delle mani a terra e andremo a piegare e a distendere le braccia, cercando di avvicinare quanto possibile gli avambracci a terra. Sempre le gambe ben attive e le caviglie flesse.
Manteniamo le braccia piegate o gli avambracci a terra, quello che ci riesce più comodo in questo momento, lo sguardo alle punte dei piedi. E respiro. Piano scivoliamo indietro con i palmi, la schiena piano piano si srotola. Ci allunghiamo bene verso l'alto. Le braccia salgono, si portano ai lati della testa, leggermente in arco indietro, addome forte. Poi scendiamo con il tronco inarcati in avanti, iniziamo a curvare, appoggiamo i palmi a terra e con la schiena curva risaliamo. Riapro le braccia lateralmente in arco, scendiamo inarcati, appoggiamo i palmi che scivolano indietro, risaliamo con la schiena curva e riapro. E scendiamo, lo faremo più volte, quanto più morbidi possibili, rendendo armonioso e fluido il movimento. Ed ora apro le braccia lateralmente, mi allungo bene con la colonna, ruoto il tronco verso sinistra, la mano destra scende e afferra l'esterno del piede sinistro, piego un pochino il braccio destro, risalgo e lo rifaccio ruotando a destra. La mano sinistra afferra l'esterno del piede destro, piego un pochino il braccio sinistro e risalgo. E lo rifaccio in modo dinamico a destra e a sinistra più volte. Sentendo dove sto lavorando, quali muscoli stanno piano piano cedendo, rilassandosi. Oppure dove sento magari un po' di maggiore rigidità, un po' più di difficoltà a lasciare andare. Manterremo ora la presa della mano destra sull'esterno del piede sinistro. Piano piano la mano aiuta la gamba a salire. Polpastrelli della mano sinistra a terra. Scendiamo, il braccio sinistro ruota e la mano sinistra afferra all'esterno del piede destro. Libero la mano destra, il braccio destro sale, sale anche la gamba destra, aiutata dalla mano sinistra. E ritorno, lo faccio più volte. Mantengo ora la posizione per qualche istante, spingo bene la spalla sinistra indietro, i polpastrelli a terra spingono per allungare la colonna. La gamba sinistra è attiva, la caviglia è flessa, anche la gamba a terra è attiva. Dedichiamo qualche respiro profondo. Da questa posizione porto il braccio sinistro dietro alla schiena, scendo nuovamente con la gamba sinistra a terra. Questa volta provo a piegare un po' di più il braccio destro e a spingere un pochino la spalla sinistra indietro. La mano destra spinge sull'esterno del piede in modo da aiutare il tronco a ruotare un pochino di più e approfondire così la torsione. E anche qui respiro. Se riesco, lo sguardo è al cielo. E poi ritorno. Scendo nuovamente e lo ripeto dall'altro lato.
Mantengo tutte e due le gambe belle attive, le caviglie flesse e i polpastrelli a terra spingono per allungare bene la colonna, spalla destra bene indietro. E poi braccio destro dietro alla schiena, scendiamo. La mano sinistra è attiva, spinge, spalla destra bene indietro e se riusciamo possiamo piegare un pochino anche il braccio sinistro. Qualche bel respiro profondo. Ritorniamo e scendiamo ancora. Sciogliamo ora l'intreccio dei polsi, appoggiamo i palmi delle mani a terra, la schiena è curva. Andremo a separare i piedi tra di loro. Lasciamo cadere le punte verso l'esterno, ammorbidiamo le gambe, curviamo la colonna e ci abbandoniamo completamente in avanti. Abbandoniamo la testa, le spalle, le braccia, gambe morbide rilassate, i piedi morbidi, con le punte che cadono verso l'esterno. Il capo ruota, con piccoli movimenti verso destra e verso sinistra. Le spalle sono distanti dalle orecchie. Fermiamo il movimento della testa in avanti e respiriamo profondamente. Piano piano risaliamo srotolando lentissimamente la colonna e ritornando con il busto verticale e la testa allineata verso l'alto. Bene, spero di cuore che dopo aver praticato questa sequenza ti possa sentire un po' più morbido, un po' più flessibile, specialmente nelle zone appunto in cui abbiamo lavorato la muscolatura posteriore delle gambe e nella muscolatura della schiena. Io ti ringrazio come sempre di cuore per aver praticato insieme a me. Namaste.